a noi la fede ha aiutato comunque, ci ha sostenuto. Ci hanno sostenuto appunto queste persone care intorno, ma è dura perché comunque c'hai un figlio che rischia sempre di morire, e rischiava sempre di morire, non... Noi avevamo già Davide, che è il bambino che sta correndo in giro per casa, che aveva 2 anni. A un certo punto aspettavamo Daniele. Io ho passato una gravidanza fino ai 4 mesi praticamente spensierata, come se niente fosse, non avevo neanche le nausee. E a un controllo normalissimo ai 4 mesi, praticamente viene riscontrata una grave malformazione a Daniele. No, ma sai quando non si pensa proprio che può succedere a te qualcosa, che tutto vada bene? Praticamente ci è stato detto che aveva questa gravissima malformazione, che se fosse andata avanti la gravidanza e sarebbe nato qui in Ticino sarebbe morto. Tu, Mirko, sei medico. Sì. Come ti sei misurato con una roba del genere? Cioè, non ti viene a dire le cose stanno così, tu sapevi anche, diciamo, meglio di molti altri cosa significava. È una patologia molto grave. In pratica, per spiegare un po', il diaframma è il muscolo che divide appunto il torace dall'addome. Daniele aveva un'apertura, anzi addirittura tutta la parte sinistra mancava del diaframma. Questo vuol dire che appunto gli organi addominali risalgono appunto verso il torace e i polmoni non riescono a appunto espandersi, e per cui rischia di non respirare. È chiaro che quando si è in queste condizioni è difficile, insomma, è stata una notizia che chiaramente non ci aspettavamo e che ci ha scombussolato. Sconvolto. Sì. Sconvolto. Appena ci hanno detto questa è la diagnosi, in un modo anche un po' brutale ci è stato detto: cosa facciamo? Togliamo? E devo dire proprio la verità, in quel preciso momento mi sono sentita morire. In quel preciso momento è come se tutto cadesse, crollasse. E è stato un momento bruttissimo. Ovvio abbiamo detto subito di no. Ovvio? No, ovvio no. Però appunto siamo aperti alla vita e comunque abbiamo detto se abbiamo questa gravidanza cerchiamo di andare avanti e vedere cosa succede. E loro ci hanno detto: ok, se non volete toglierlo, andate a Basilea e vedete se lì vi daranno qualche possibilità. E ci hanno preso l'appuntamento per il giorno dopo. Tra l'altro pioveva, dovevamo andare a Basilea la mattina con questo peso nel cuore. Era proprio una sensazione bruttissima, anche perché non sapevamo se ci avrebbero dato speranze o no. E il giorno dopo siamo andati a Basilea. E lì cosa è successo? A Basilea praticamente ci hanno fatto questa ecografia e hanno visto che c'era questa apertura nel diaframma e hanno visto un pochino di polmone destro che usciva dall'intestino. Mi hanno detto: se questo pezzettino al momento della nascita fa respirare, può essere che resta in vita e a quel punto si può successivamente aprirlo, mettere tutti gli organi al posto giusto e provare a vedere se vivrà. Più o meno a quel tempo ci avevano dato il 50% di possibilità di vita. Ma ci tengo anche a dire che nonostante il 50% di possibilità ci hanno chiesto ancora se volevamo abortire. Sì. E voi avete sempre risposto di no? Sì. Praticamente abbiamo programmato un taglio cesareo, così tutta l'equipe a Basilea era pronto. È nato il 28 marzo, quindi solo 4-5 giorni prima del termine. Quando è stato tirato fuori da me, ha respirato. In quell'istante è stato intubato, immediatamente sedato ed è stato messo in cure intense. Ovvio, era sempre costantemente in pericolo di vita. Dopo 4 giorni l'hanno operato e nel momento dell'operazione, che doveva durare
8 ore, invece 3-4 ore, invece è durata più di 6 ore. E sono state ore lunghe. Quando poi è uscito vivo, ancora ovviamente non fuori pericolo, ma vivo, ci hanno detto che non c'era un buco nel diaframma, ma era completamente assente il diaframma di sinistra. E quindi loro hanno dovuto ritagliare una fetta di muscolo dell'addominale, fare un flap e chiudere, dopo aver ovviamente messo tutti gli organi al posto giusto. E quindi è stata dura. Poi non si riprendeva comunque, è stato portato ancora in sala operatoria per mettere un catetere centrale nel cuore. Perché aveva bisogno di essere alimentato, e poi ha avuto ancora una complicazione, nel senso che i giorni successivi continuava, cioè non stava bene, si vedeva, e poi l'addome, appunto la pancia si gonfiava sempre di più, e poi si è scoperto che aveva avuto una perforazione dell'intestino, per cui è dovuto andare ancora in sala operatoria. Per altre 4 ore. Per altre 4 ore, e poi è andata bene. Beh, cioè, ha un futuro di medico questo qui, se non altro le sale operatorie le frequentate da piccolo. Le conosce bene. Sì, anche gli aghi, il flebo e tutto quello che si può mettere dentro una persona. Ma diciamo che appunto i medici sono rimasti, tra virgolette, sbalorditi di come dei progressi che ha fatto Daniele, perché all'inizio, quando hanno detto sì, proviamo a togliere questo tubo che lo aiuta a respirare, ma forse bisogna rimetterlo, magari non ce la farà, avrà bisogno comunque di ossigeno, non erano sicuri di questa cosa. Quando è stato poi estubato, lui è stato bene sin dall'inizio, non ha avuto più problemi, e lì i medici sono sono rimasti comunque positivamente meravigliati. E un'altra cosa, e poi ha fatto subito un controllo radiologico, cioè hanno guardato se i polmoni fossero ben espansi, ed effettivamente il polmone sinistro, che era quello più piccolo, era espanso come quello destro. E lì sono rimasti stupiti anche loro. E poi noi siamo appena andati a un controllo dopo 6 mesi, insomma, ancora a Basilea, e il medico che ci ha assistito durante le cure intensive, ecco, ha voluto fare una foto con Daniele, ha voluto vederlo, ed era tutto contento di come sta, perché adesso sta bene. Anche il pneumologo ha fatto un filmato per far vedere ai suoi studenti, perché cose così si vedono veramente raramente. Sì. Ma dai Topino, cosa piangi cosa? In fondo voleva dire imbarcarsi in un'impresa pazzesca, cioè Infatti ci hanno anche detto, tanto bene che può andare, comunque aspettatevi una cosa drammatica. Cioè sarà dura, tanto bene che può andare, saranno dei giorni tremendi. E infatti così è stato. Per fortuna ho avuto da parte a me una famiglia eccezionale, cioè da mia mamma, mio papà, mia sorella, le mie zie, che giornalmente mi hanno aiutato, sia prima che ancora adesso, perché non è ancora facile ancora adesso, proprio senza mai stancarsi. Questo quanto riguarda la famiglia. E per quanto invece riguarda le persone intorno, non della famiglia, abbiamo chiesto aiuto a tantissime persone, in primo luogo al Rinnovamento nello Spirito, che è il gruppo che facciamo parte noi, alla chiesa, alle parrocchie, così, però l'abbiamo detto a tot persone e poi basta, e queste tot persone hanno espanso questa richiesta di preghiera all'Europa intera. Si può dire, in tutta l'Italia, è arrivato in Polonia, è arrivato a Lourdes, alle scuole. Ma anche in Terra Santa. Sì, però non è venuto da noi, è venuto dai cuori delle persone. E abbiamo visto quanti cuori belli, indipendentemente di che movimento facevano parte o se non facevano parte di nessun movimento. Proprio abbiamo visto tanti cuori, tanti amici che avevo non ci sono stati vicini, anzi da quando hanno saputo di Daniele non sono più sentiti. Però ne abbiamo scoperti tanti altri di nuovi.
Con la fede hai una speranza e la speranza è l'ultima a morire. Grazie alla fede, popolino, grazie alla fede ho potuto conoscere tutte queste persone che più che la fede anche i loro cuori stessi ci aiutavano e ci sostenevano continuamente. In queste situazioni o speri o disperi, no? È un po' quello che... Cioè è una situazione difficile, una situazione che nessuno vorrebbe, però ecco, se hai la fede speri. E questo ti dà una forza per andare avanti, anche quando sembra impossibile, anche quando le persone ti dicono ecco vuoi abortire. Ma se questo bambino era in pancia di una mamma che poteva non avere la speranza o essere sostenuta dalle persone che ci hanno sostenuto, o se credeva subito al primo medico e ascoltava, diceva sì, se tu sei il medico sai cosa fare, è giusto. Daniele è qua che ride, non ci sarebbe. Sì, non voglio prendermi i meriti perché per l'amor del cielo, se io non so sinceramente senza fede cosa avrei scelto in quel momento preciso di shock, però infatti non mi prendo neanche il merito di non aver abortito. Non so proprio come sarebbe stata la sua storia. Comunque sei stressato, comunque hai paura, anche se cerchi comunque di convincerti che andrà bene, tutti cercano di convincerti, tranquilla, 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 comunque la verità la sai, non lo sai se andrà bene. E quindi qualsiasi stupidata può succedere in casa è fonte se vuoi di litigio, ma perché sei sotto stressato, stress, sei sotto sì. stress, quindi è difficile. All'inizio Davide, fino a che lui... Per la prima settimana. Esatto, per la prima settimana è stato con i miei genitori e mia sorella. Dopo mia mamma si è trasferita a Basilea per potercelo tenere per fare i turni. Poi abbiamo iniziato a fare anche i turni io e Katia quando stava Esatto. anche meglio tu, dopo il taglio cesareo. Comunque no, Davide abbiamo sempre cercato di farlo vivere serenamente questi giorni, far sì che appunto non sentisse la mancanza nostra. Di noi, anche se comunque si vedeva che tutte le attenzioni erano... Cioè noi comunque non eravamo troppo sereni, ovviamente lui lo percepiva. E anche le persone che incontravamo per strada, sia quando ero incinta che dopo, ovviamente mi chiedevano di Daniele, ma giustamente, e un pochino ne ha risentito. Ma è normale. Sì, beh, ma questo capita con tutti i fratelli, no? Già capita con tutti i fratelli, appunto, pensate così. Esattamente. E il suo pediatra ci aveva consigliato giustamente di non fargli vedere Daniele fino al giorno che veniva estubato. E infatti è stato così, il giorno che è stato estubato, Davide l'ha visto 10 minuti dopo. Ha fatto l'incontro col fratellino. Com'è stato? Emozionante, perché lui non l'aveva mai visto. Quando è entrato lo guardava e mi sembrava quasi che si guardavano. È bello. L'ha carezzato e poi era molto... No, dolce. Era dolce Davide, sì, Sì. a vedere il fratellino. Ovvio, noi eravamo anche emozionati perché non si sapeva al momento dell'estubazione cosa sarebbe successo. E dopo 2 settimane che l'hanno estubato ci hanno trasferito con la Rega a Bellinzona, dove è stato ancora 2 settimane in ospedale. E adesso com'è la vita a casa? Stressante? Sarebbe già con 2 bambini piccoli stressante. Poi Davide non può andare all'asilo perché altrimenti porterebbe a casa malattie a Daniele. E Davide è un bambino molto socievole, gli piacerebbe tantissimo andare. Daniele deve essere tenuto sotto una capanna di vetro, ancora sicuro quest'inverno, però almeno 1 anno. Per lui sono pericolose le tossi, le bronchiti, i raffreddamenti, quindi deve essere tenuto lontano dalle altre persone. Quando Davide è ammalato devo continuamente fare la poliziotta, tenerli lontani. E ha bisogno di tante attenzioni che quindi non posso dare a Davide, e un pochino si sente trascurato automaticamente, fa i capricci e io impazzisco. Avere davanti prima 6 mesi d'attesa per sapere, io come madre che lo sentivo muovere dentro, dopo come
genitori, vederlo lì e non sapere se il giorno dopo era ancora vivo. È una cosa che se non voglio che lo prova nessuno, ma se non lo provi non sai cosa vuol dire. Perché è come se vivi nel terrore. Vivi nella paura che se il bambino domani non c'è più, non ci sono le parole per spiegarlo. E dopo, anche quando era fuori pericolo, comunque io almeno sono rimasta un po' più apprensiva. E se prima Davide era caduto 3 volte, era svenuto 3 volte, con tanto di paralisi facciale e 3 punti in testa, adesso quando corre io ho ancora più paura che si faccia male, ma penso che è normale, penso che tutto è normale. Quindi in un certo senso Daniele vi ha costretti a misurarvi con la fragilità della vita? Sì, che le cose non succedono solo agli altri prima di tutto e che ci sono cose veramente dure da riuscire a portare avanti e sopportarle senza cedere. E poi è andato tutto bene, insomma, di questo siamo contenti. Gli piace rubare gli occhiali. No, il suo problema è che non può ancora piangere. Cioè se piange devo immediatamente collarlo perché lui non deve stressare i polmoni, perché sennò ha degli scompensi, potrebbe avere degli scompensi. E quindi ogni volta che piange devo prenderlo in braccio, quindi io sono in prigione e lui ha 8 mesi di testa e quindi ha già capito come funziona. Io strillo, questa mi prende e praticamente vive così.